Vuoi un suono cattivissimo? Oppure vuoi un suono da relax totale? Non serve per forza cambiare chitarra. Magari ti basta cambiare il pick-up. Sì, ma quale? Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono Ale e oggi finalmente vi porto il video super richiesto da voi. Un po' di tempo fa in un altro video ho detto: se volete un video sui pick-up fatemelo sapere. Boom, messaggi ovunque, anche la raccomandata. Quindi oggi si parla di pick-up. L'obiettivo di questo video, oltre a sentire le differenze tra i suoni, è anche spiegare perché sono così diversi tra loro. Vi spiego come funziona un pick-up, cosa cambia tra i tipi di pick-up più diffusi e non solo, e vi parlerò anche di qualche pick-up molto particolare. Vediamo se li conoscete. Una volta che avrete capito come funziona un pick-up, garantito, sarà più semplice scegliere quello che fa per voi. Quindi lasciate un bel alluce in su e iscrivetevi al canale. Ve lo dico già, in questo video alcune cose potrei semplificarle molto e lo faccio per chi magari non ha tutte queste conoscenze tecniche. Non stare lì a hai detto virgola al posto di punto e virgola, perché l'unica cosa che otterrai sarà comparire nell'hater della settimana. Io ti ho avvisato. Nel corso di questo video vi farò sentire tutti i tipi di pick-up con dei suoni ottimizzati per loro, mentre alla fine del video sentiremo tutti i pick-up con lo stesso identico suono, lo stesso riff, per capire esattamente cosa cambia tra uno e l'altro. Vediamo quali sono le chitarre che userò per spiegarti queste cose e poi cominciamo sul serio. Negli ultimi mesi i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato davvero tantissime chitarre, bellissime, e le avete viste tutte sul canale. Quindi dopo gli 832 milioni di commenti che richiedevano questo video, loro mi hanno detto: sai cosa? Le chitarre ce le hai lì, tienile e fallo sto video che hanno ragione loro. Quindi eccoci qui. E alla fine del video, tutti sul sito di Musical Store 2005, aprite la chat e scrivetegli un bel grazie. Ah, e salutatemi Donato. Per i single coil FGN, humbucker e humbucker splittabili PRS, P90 Fender Mustang, pick-up attivi Schecter 7 corde. Il pick-up è un dispositivo elettrico, in questo caso un trasduttore, in grado di trasformare le vibrazioni delle corde di uno strumento a corde, come la nostra chitarra, in impulsi di tipo elettrico. Detto in modo molto semplice, il pick-up è un magnete avvolto da una bobina. Quando la corda della chitarra viene suonata, vibra all'interno del campo magnetico del pick-up, per cui ne modifica leggermente il flusso, creando una piccola quantità di corrente alternata all'interno dell'avvolgimento. Questa corrente poi, tramite il filo del pick-up, passa ai potenziometri e poi al jack della chitarra e va nei pedali, nell'ampli oppure dove decidete voi. I fattori che influenzano il suono di un pick-up sono una miriade: la lunghezza e il diametro del filo utilizzato, potenza e tipo del magnete, la posizione del pick-up sullo strumento e un sacco di altre cose. Di conseguenza, cambiando queste cose, cambia anche come suona la nostra chitarra. Vi faccio un esempio rapido di questa cosa, ma non facendovi sentire la differenza tra un pick-up al manico e uno al ponte. Quella è roba che ormai sappiamo tutti. Voglio dirvi invece una cosa a cui magari non avete mai pensato. Il pick-up è un magnete, e ok, per cui esercita un'attrazione magnetica sulle corde. Bene, se lo avviciniamo troppo alle corde avremo sì più uscita perché il segnale preso sarà più forte, ma allo stesso tempo l'oscillazione della corda sarà influenzata dal magnete, che attirandola tenderà a fermarla prima. In questo modo il sustain dello strumento cambia radicalmente, e questa è solo una delle tantissime variabili. Ecco perché il pick-up è una parte fondamentale dello strumento che a volte può stravolgerne la voce. Per fortuna sostituirli è relativamente semplice, così nei limiti delle nostre possibilità possiamo sperimentare diversi tipi di pick-up su uno stesso strumento. Ma se comunque non te ne intendi di queste cose e non vuoi rischiare, lascia fare al tuo liutaio di fiducia. Ti lascio qui sopra un video che in questo senso ti potrebbe essere molto utile. Ora però passiamo un po' di più alla pratica. I pick-up si dividono in due grandi categorie: i single coil a bobina singola e gli humbucker a bobina doppia. E fin qui, ma è bene sapere che ci sono un sacco di sfumature e di tipi diversi di questi due pick-up, così come ci sono vie di mezzo, ibride e tantissime cose. Partiamo dai single coil. Per questi pick-up sfrutto la FGN, che è una chitarra che avete già visto sul canale nel video in cui parlo giapponese. Se non ci credi, è qui. E anche la Eco S100, chitarra a 3/4. Iniziamo dalla Eco. Come vediamo è equipaggiata con 3 single coil, uno al ponte, uno centrale e uno al manico. Sono fatti di un unico avvolgimento di filo di rame in un'unica bobina. Hanno un buon livello di uscita, ma a volte possono essere davvero rumorosi. Il suono che ci si aspetta da questi pick-up è decisamente chiaro e brillante. Non a caso li troviamo sempre su chitarre in stile strato o tele, ovvero chitarre che del suono brillante ne hanno fatto il loro marchio di fabbrica. E comunque non solo grazie ai pick-up. Come ho detto, possono essere rumorosi con il fruscio e non sempre è colpa del pick-up, ma comunque
è una caratteristica tipica del single coil. Ecco perché sono stati inventati i single coil noiseless, ovvero pick-up che basandosi sull'accoppiamento di due bobine non speculari ma diverse cancellano il rumore di fondo tipico del single coil. Grazie anche all'impiego di alcuni poli aggiuntivi in acciaio e una speciale schermatura abbiamo una cancellazione del rumore praticamente perfetta, mantenendo però il campo magnetico e per cui il suono di un single coil classico. Ma visto che se tocco una strato io mi scotto, utilizzo una super strat, tanto la configurazione è abbastanza simile. Abbiamo l'humbucker al ponte che vediamo dopo e comunque abbiamo gli altri due pickup che sono single coil, perfetti per questa demo. Tra l'altro ditemi nei commenti per ogni tipo di pickup qual è la canzone che suonereste per prima, ma subito distinto. Io ogni volta che ho un single coil sotto le dita, cosa rara, non posso trattenermi da suonare questa. Però stiamo attenti che la fregatura è dietro l'angolo. Tante volte noi vediamo un single coil noiseless, ma in realtà è un humbucker stack, ovvero un humbucker, ma invece che avere le bobine una da parte all'altra, le ha semplicemente sovrapposte. Questo si fa anche per poter mettere nello spazio di un single coil un pickup humbucker bello potente. Metti che uno ha la strato ma vuole farla suonare bene come una Les Paul, ecco la soluzione. Per parlarti dell'humbucker sfrutto questa stupenda PRS che infatti ha due pickup humbucker splittabili. Dopo vediamo anche come funziona lo split. L'humbucker infatti non è altro che il doppio del single coil, ovvero è composto da due bobine avvolte in due direzioni opposte e da magneti disposti anche loro in due direzioni diverse. Questa cosa ci consente l'eliminazione del ronzio tipico dei single coil. Il nome deriva infatti dall'espressione buck the hum, che tradotta significa invertire il ronzio o annullare l'interferenza. Il suono che ci aspettiamo è decisamente più corposo e con un segnale di uscita maggiore. Non a caso l'humbucker viene associato ai suoni più aggressivi che conosciamo. Ok, ma come fa l'humbucker a cancellare il rumore di fondo? Quando il rumore catturato da una bobina incontra quello dell'altra bobina, essendo quest'ultima sfasata di 180 gradi, l'uno cancella l'altro. Come dicevo, il suono dell'humbucker ha tipicamente più volume ed enfatizza un po' di più le medio-basse, motivo per cui è un po' l'opposto del single coil. Ovviamente ci saranno humbucker più scuri e altri un pochino più brillanti, uguale per i single coil, ma comunque il pickup a bobina singola è meno potente e brillante, mentre l'humbucker a doppia bobina è più potente e con un sound un po' più scuro. Ora sentiamo come suonano questi humbucker e subito dopo ti spiego come funziona lo split su questa chitarra. Come vi ho anticipato, questi humbucker sono splittabili. Ciò significa che una delle due bobine del pickup viene esclusa dal circuito e suonerà soltanto l'altra. Così facendo l'humbucker si trasforma momentaneamente in un single coil. È vero, un humbucker splittato non suona come un single coil puro, ma il suono alla fine si avvicina tantissimo ad un vero single coil. Così facendo abbiamo due pickup in uno solo, quindi il doppio delle possibilità in una chitarra. Questo è un compromesso che chi è in cerca di versatilità scommetto sarà pronto ad accettare. Ora sentite quanto cambia l'humbucker splittato rispetto all'humbucker puro. E poi parliamo dei P90. Parliamo ora dei P90, ovvero del pickup che si trova esattamente a metà strada tra il single coil e l'humbucker. Per farlo userò questa chitarra che è una delle più sconosciute del catalogo Fender, ovvero una Fender Mustang. In questo caso monta appunto due pickup Mustang P90. Perché si trovano a metà strada? Detta super semplice, sono composti da una bobina più corta ma con un avvolgimento un po' più sostanzioso. Inoltre, per ovvi motivi, il magnete è più piccolo. Ecco spiegato perché il P90 è più potente di un single coil tradizionale, ma con
un attacco più deciso rispetto all'humbucker. Anche le frequenze che enfatizza sono a metà strada, infatti è un po' più brillante di un humbucker, ma comunque più corposo di un pick-up a bobina singola normale. E se abbiamo capito come funzionano i single coil e gli humbucker, i motivi appaiono davvero semplici. Anche qui vale il discorso di prima, ci sono vari tipi di P90, ognuno ha il suo carattere e il suo timbro. Queste erano soltanto le linee generali del loro funzionamento per capire come suonano. Questa chitarra la suono anche se c'è scritto Fender sulla paletta, va bene? Non abituatevi a vedere Fender sul canale. Già questo siamo andati oltre. Calma. Come abbiamo detto, i tipi di pick-up sono tantissimi e all'interno di ogni categoria si suddividono ancora in base a diverse caratteristiche. Intanto i pick-up attivi, che sono strutturalmente uguali ai pick-up passivi che conosciamo, ma hanno comunque l'aggiunta di qualche componente per renderli appunto attivi. Allora, all'interno troviamo un circuito stampato che contiene un preamplificatore in modo da amplificare appunto il segnale del pick-up e farlo uscire dalla chitarra con un output decisamente maggiore. Questi li possiamo trovare sia in formato humbucker sia in formato single coil. Per funzionare hanno bisogno di alimentazione, per cui la maggior parte delle volte troviamo sul retro della chitarra un vano batterie che ospita una pila da 9 volt. Queste caratteristiche li rendono perfetti per stare su chitarre metallare come la mia Schecter, oppure tantissime altre, ma comunque li troviamo tranquillamente anche su un sacco di chitarre di chitarristi non metal, come David Gilmour o Steve Lukather, per dirne giusto un paio. E questo è indizio comunque della versatilità che possono avere questi pick-up. Anche in questo caso ci saranno pick-up attivi molto più spinti, come gli EMG, e altri decisamente meno. Ti faccio l'esempio dei pick-up attivi che ho sulla mia Schecter. Sono dei Seymour Duncan Blackout e sì, sono aggressivi ma non esageratamente esagerati, cosa che me li fa preferire ai tradizionali EMG metallari che troviamo su queste chitarre di solito. Ora ti faccio sentire come suonano questi e subito dopo ti parlo di un tipo di pick-up super speciale. Adesso voglio parlarti di un pick-up extra. Ve ne parlo perché appena l'ho visto mi ha colpito tantissimo perché è super interessante. Non è esattamente un tipo di pick-up, quelli te li ho spiegati prima. Questa è più una filosofia, un modo diverso di costruirli. Esistono questi pick-up di Fishman che si chiamano Fluence. Innanzitutto, se stai pensando a qualche rivoluzione particolare nel suono della chitarra, no. Fishman infatti vuole fare esattamente il contrario. Vuole riportare a tutti il sound tipico di pick-up storici e vuole farlo eliminando la componente casuale nella costruzione del pick-up. Mi spiego. Tante volte quando si parla di cose relative alla chitarra si parla di modelli esattamente uguali ma che comunque, essendo stati lavorati in tempi diversi, risultano essere alla fine effettivamente diversi. Immaginati due Les Paul costruite nello stesso anno e magari nello stesso periodo. Suoneranno comunque leggermente diverse. Ecco, Fishman con i suoi pick-up vuole togliere tutta questa parte. Le spirali che formano la bobina dei pick-up Fluence, invece di essere avvolte nel modo tradizionale, vengono stampate in maniera simile a quello che accade quando si creano le piste di un circuito stampato. Anziché usare i cavetti, si fa in questo modo. Ogni strato rappresenta una spira e la somma degli strati finisce per creare una bobina perfetta e sempre uguale, annullando del tutto il fattore casualità della costruzione. Il resto dell'architettura resta quella di sempre, con i tradizionali magneti alnico o ceramici a seconda dei modelli. Secondo me questa cosa va approfondita. Cosa ne dite se ne parliamo insieme? Vi aspetto nel gruppo Telegram al link in descrizione. Quindi abbiamo visto come funzionano i pick-up in generale e tutti i vari tipi, per cui ora avete tutte le informazioni per poter scegliere e capire cosa fa al caso vostro. Volete un suono più brillante? Un suono più potente? Vi piacciono di più i suoni bilanciati che non esagerano né da una parte né dall'altra? Ora potete scegliere consapevolmente. Come vi ho promesso
all'inizio del video, ora è arrivato il momento di sentire tutti i suoni in fila, per cui stesso suono, stesso riff, stesse chitarre di prima e stessi ringraziamenti ai ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno lasciato tutte queste chitarre per così tanto tempo per farvi felici. Ditemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri pick-up preferiti e noi, come sempre, ci vediamo settimana prossima, ore 13, qui sul canale per un nuovo video.